Giorno 6 su 10 nelle Filippine. Oggi mi sono appena svegliato sempre a Siquijor ed ero indeciso sul da farsi. Bohol, isola molto più grande di questa, molto più grande, dove c'è un'isoletta però attaccata, diciamo un'isoletta gemella attaccata da un ponte, quindi sicuramente andrò lì, ed è famosa per le Chocolate Hills, più di 1000 colline che durante la stagione secca diventano marroni, quindi sono chiamate in questo modo. Perciò oggi giornata di viaggio, diciamo, perché un'oretta di viaggio in motorino per andare al porto, controllo gli orari, i traghetti eccetera, a che ore sono, così posso organizzarmi. Dovrebbe essercene uno più o meno per le 1:30, 2, poi il traghetto dura 2-3 ore, quindi arriverò là che più o meno sera, saranno le 5-6, sempre più caldo. Mi sono appena messo la crema sulle braccia per forza, perché ieri sono morto, stanotte è stata dura. Devo riportare indietro anche il motorino e nel frattempo mangio qualcosa. Ieri alla fine sono andato a mangiare fuori, ho trovato un bel ristorante qua e non ho fatto questi gran video perché sinceramente non avevo il microfono, perciò ho preferito non farli. E comunque era buono. E ho perso rubato i pantaloncini, perciò devo girare in costume. Io ho solo questo di cordo, solo questo per il pantalone lungo. Vediamo se magari trovo qualcosa di strada, me lo compro, se no andrò avanti di costume. Arrivato al porto, biglietto fatto, 700 pesos, ho circa 10 euro, parte all'una, sono le 11:45 e il mio progetto era che vengo qua, prendo il biglietto, vedo a che ora parte, poi torno indietro, rilascio giù la moto all'altro porto che sta a 20 minuti da qua e poi ritorno qua con un taxi, ma quelli dell'agenzia, che è questa qua, fanno ma no dai lascia qua la moto, quindi mi hanno chiamato dopo ho preso la moto lì e loro poi vengono a ritirarla più tardi. Mi hanno chiesto 150 pesos, perciò circa 2 euro, 2,50 euro. Avrei comunque speso per il taxi per venire qua, sono risparmiato un po' di tempo e adesso posso andare magari qua a mangiare qualcosa con calma, molto chill, e mi organizzo così anche l'alloggio per stasera a Bohol, perché ovviamente non ho ancora preso niente, quindi farò 2 notti, devo un attimo guardare e decidere. Sto camminando un po' a caso, vedere se c'è qualcosa dove potrei sedermi, tipo un bar, però non vedo niente. C'è un supermercato lì e un ristorante, quelli loro, molto rustici, all'aperto, niente di bello. Mangio qualcosa qua. Per il pranzo ho speso 250 pesos, che sono circa 3,54 euro per 2 piatti. Avevo troppa fame. Fanno tutti che sono super in ritardo di correre. Vai, hurry up, hurry up, hurry up. Appena sceso sull'isola di Bohol, viaggio lunghissimo anche questo, 3 ore e mezza di traghetto e non finirà più, adesso è tardissimo, sono le 4 e mi ha un po' scombussolato i piani, perché avevo in mente di noleggiare un motorino e andare subito alle Chocolate Hills. Il problema è che è 1 ora e mezza di motorino, quindi devo fare le corse perché sennò poi magari scende il sole e vado là per niente. E ho preso, venendo in qua in barca, un alloggio lì in zona, solito assalimento di gente, sempre se mi riprendo, no thank you, mi riprendo così nessuno mi ferma e thank you, no. C'è anche caldissimo come sempre, sono sempre sudatissimo, tutto appiccicoso, però è normale viaggiare in questi posti, è così, bisogna proprio mettersela via. Tanto questa è Bohol, situazione un po' strana, gli è rimasto solo quel motorino lì e
sto aspettando come ne portano un altro perché quello lì è troppo veloce, va troppo forte e non voglio qualcosa di più, che vada un po' più lento perché se no corro troppo, ho paura di correre troppo. È tardi, devo andare. Thanks. Sono arrivato giusto in tempo e già ho visto, adesso c'è questa scalinata, appena salgo faccio vedere. Io sto facendo una scalinata senza guardare, tipo guardando solo per terra, così voglio avere la sorpresa anch'io. Comunque sono belle pesanti, sono stanco io. Ci siamo. Praticamente in questa zona, che si estende per 50 km quadrati, piena di queste montagne, pensavo fossero più piccole, ma ci sono veramente grosse. Cioè qua siamo già sopra, siamo alti e ci sono circa 1200 montagne così, 1200-1700, e si chiamano così perché durante la stagione secca, che va più o meno da febbraio a maggio, l'erba che ricopre queste collinette, diciamo, diventa marrone, si secca e vista dall'alto sembrano tipo dei cioccolatini. Questo praticamente è possibile perché non crescono alberi, perché sono fatte da rocce calcaree, hanno questa forma a cupola, quindi l'acqua scende molto velocemente, perciò non cresce nessuna vegetazione tranne, diciamo, l'erba. Ho lasciato le chiavi nel motorino, attaccato al motorino, speriamo che ci sia ancora. E poi con un tramonto pazzesco. Surreale, surreale. Che ci faccio che poi nelle Filippine adesso? A caso totalmente. Guardate che roba. Guardate che roba. E torniamo, speriamo ci sia il motorino, mi sembra di vederlo. È quello là, l'ultimo. Comunque adesso mi dirigo verso l'ostello, che ho preso un paio di ore fa, e è vicino a Comodo, è a 10 minuti. Eccole qua, guardate che belle. Sotto consiglio di un signore che ho trovato sopra le montagne italiano che sta esportando caffè in questo ristorante, l'ho provato, tranqui, prezzi top. Ho preso questo menù praticamente che si poteva scegliere, che c'era compreso questo piatto di gamberi in agrodolce con riso, bevanda tipo lime, lemon, melone, non ho capito, e gelatino artigianale, top. Arrivati all'ostello, andiamo a vedere. Fighissimo, fighissimo, giuro. Fighissimo, bello. Non pensavo, però
è proprio tutto open space totale, è come dormire tipo sotto un portico, se piove mi entra l'acqua. Però qua si può, per le temperature qua si può, e c'è un sacco di gente, un sacco di ragazzi, sono tipo 20 ragazzi, tipo tutti là che stanno chillando, sono lì che parlano, eccetera. Oggi sono un po' stanco per interagire, penso di andarmi a fare la doccia e poi vado a letto, monto un po' di video. Poi ho visto adesso è sollevato, sospeso. Domani mi sposto verso il sud perché adesso sono esattamente al centro dell'isola, verso Panglao Island, che è un'isola collegata a Bowl tramite un ponte, quindi è veramente attaccata, è vicinissima, quindi considerata dentro Bowl. Scendendo lì mi fermo a fare una crociera molto probabilmente sul fiume e poi in un tipo zoo che vedrete domani. Molto probabilmente sarò un giorno in più qua, perché se domani faccio quelle due cose lì arrivo all'isola sotto tardino, dopo pranzo, e non riesco veramente non riesco a fare niente perché alle 5 c'è buio, quindi faccio 3 giorni qua, quindi questo è il primo, che comunque sono arrivato tardi e non lo so, vediamo dai. Comunque ostello pagato 6 euro a 10 minuti dalle Chocolate Hills e super consigliato, consigliatissimo. Poi tornando mi sono fermato, come avete visto, a quel ristorante lì. Per la prima volta ho mangiato abbastanza bene e a poco, perché ho speso 170 pesos, che sono tipo 2,50 euro. Finalmente vedo le Filippine, e comunque la ride di oggi col motorino penso una delle più belle che abbia mai fatto, perché è stata anche bella lunga, quasi un'ora e mezza di guida e bello, proprio visto come è cambiato un po' l'ecosistema, anche spiaggia, città, poi è entrato più giungla, poi è ritornato un po' montagna. A me fa impazzire, è bellissimo guidare la moto. Piuttosto di andare a fare un tour e pagare 70 euro magari un tour, prendo la moto, il motorino e giro a caso, mi costa 7 euro, costa niente al giorno, quindi proprio un peso totalmente diverso per me. Ti riempiono gli occhi ogni volta, almeno a me, ovvio che sono le prime volte, ovvio che non sarà magari sempre così, se uno abita qua non è così, però sono la persona più felice del mondo con un motorino. E detto questo, perciò domani mi aspetta un'altra ora e mezza, anche di più o meno 2 ore di motorino, e niente, domani sì, si muove per bene. Non ho mai dormito in un letto così, non so, sincero non so. Vedremo stanotte, domani mattina. C'è una quantità di cani che abbaiano, io sono più lì. Autopsy.